Ed eccoci qua, bentornati, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, insomma, buon quello che volete. Questa è Una vita da lontano live in podcast, terza puntata del nuovo anno. Non lo puoi dire, non lo puoi dire. Non lo posso dire? Ok, quindi nuova puntata, una delle nuove puntate del 2021. Io sono Raffaele Labrozzi e insieme a me i volenterosi costruttori dell'Europa, che sono... Il signor non lo puoi dire, noto al mondo come Piero, e benvenuti a tutti a questa nuova meravigliosa puntata di Unità Lontano. Last but not least, perlomeno all'interno dei cooperatori di questo programma, anzi, ciao, sì, ciao. Ecco, dove sei? Ciao a tutti da Emiliano Pilotti, benvenuti a questa seconda puntata, cioè terza puntata della seconda stagione di Una vita da lontano, ovvero la 35esima puntata complessiva, se vi piace fare i conti come a noi. Più che altro io mi sono ritagliato il mio ruolo, che è quello di contare le puntate, e quindi se sbaglio poi capita. Abbiamo già con noi l'ospite, lo vedete qui sotto. A me gli diamo il benvenuto a Alberto Carrozzo. O c'hai un accento diverso sul cognome, sul nome? No, va bene così, Carrozzo. Io c'ho sempre il dubbio di sbagliare così, di fare delle brutte figure, chissà perché. Benvenuto. Allora, tu in questo momento sei a casa tua, ovviamente, che è ufficio in Irlanda, Dublino, quindi torniamo sul nostro luogo del misfatto, ma se ne vogliate, uno crea una rete di relazioni e alla fine si batte sempre sugli stessi paesi, tanto prima o poi offenderemo direttamente l'Irlanda e ci manderà il suo ambasciatore a parlare con noi, perché ormai ne abbiamo dette molte. Io volevo far notare che mi sono dotato anche di un bicchiere personalizzato per la puntata. Allora, Alberto, sei in Irlanda, hai dietro a te un'esperienza di vita molto multiforme, con tante esperienze. Cominciamo subito, presentati da te, poi noi iniziamo a farti il terzo, quarto, quinto grado come al solito. Va benissimo, grazie intanto per l'invito e chiedo scusa a tutti quelli che offenderò durante la puntata. Sono meno di quelli che offenderò io, non ti preoccupare. Perfetto. Dunque, partiamo dalla fine. Sono a Dublino ormai da credo 2017, quindi 4 anni. Prima vivevo a Cork, dove ho avuto il piacere di conoscere il nostro conduttore. È vero, uno dei tranvieri, mettiamola così. E prima ancora il bigliettaro. E prima ancora ero in Croazia per 6 anni, credo. 6 anni di Croazia, dico, è tanto, ma la Croazia è uno dei paesi che non abbiamo ancora coperto come espatrio nella nostra puntata. Poi ti faremo tante domande. Quello che ti voglio chiedere è: come è cominciata la tua avventura? A che punto della tua vita avevi appena finito di studiare, o hai iniziato a fare già da studente delle esperienze all'estero, oppure un giorno ti sei svegliato e hai detto mo me ne vado? È successo per caso. In realtà la prima volta che sono stato all'estero avevo 17 anni con la scuola, sono stato a Londra e io ricordo, ho detto no, non andrò mai più all'estero, non voglio saperne nemmeno per sbaglio di andare all'estero. Poi però mi è sempre interessato viaggiare. Ho avuto, appena laureato, ho avuto il primo lavoro e il capo mi aveva detto che per quel lavoro avrei viaggiato abbastanza. E la cosa, avevo 23 anni, credo, all'epoca mi interessavano un poco. Quindi ho detto sì, dai, facciamolo. Poi sono stato un periodo a Barcellona all'inizio, qualche mese, poi sono andato in Tunisia per diverse volte, almeno credo una decina di volte, e poi in Croazia, che dovevo andare inizialmente per un paio di mesi, ci sono stato 6 anni. Ed è sicuramente... Beh, se posso dire, il mare spesso è molto calamita molto. Sì. Tu sei del sud,
ovviamente si sente dall'accento, non ti offenderò, ne offenderò. Oddio, meno di tante altre persone che abbiamo conosciuto, vabbè, meno del nostro, anzi, dai, mettiamola così. Vabbè, noi se ci impegniamo, che non ci pensiamo 5 minuti, iniziamo a dare una serie di indest doppie e triple. No, per dire che comunque dall'altra parte dell'Adriatico un paese molto noto per il turismo, un po' meno, diciamo, come meta di espatrio per lavorare, però sicuramente è un paese molto bello, piccolo, molto vicino a noi, perché non solo dal punto di vista geografico, anche per stile di vita e, diciamo così, sole e considerazione un po' dei piaceri della vita. Quindi è stata un'esperienza che sicuramente tu hai apprezzato, immagino. Ed era il modo più facile per andare via dall'Italia, no? Perché mentre ero in Croazia tutti mi chiedevano: ma ti manca l'Italia? No, perché alla fine il clima è quello, la gente comunque mediterranea, questo vale pure per la Tunisia, sono persone molto accoglienti, molto simili culturalmente, se vuoi, no? Il cibo buono, vino buono, ecco. Il mare bello, chiaramente ti rendono la vita più dolce e quindi è molto più facile adattarti e restare, no? Ecco, e poi noi siamo che dell'Adriatico, mettiamola così, quindi siamo est anche noi, quindi quando uno pensa a ovest e est ci sono delle differenze, quindi con quelli di quel lato lì del mare, se veniamo da questa parte ci troviamo anche meglio, no? Sì, molto 883 fino adesso. Beh, comunque anche con il sud, diciamo, io mi sento più vicino al sud che non a un nord, diciamo così, milanese, lombardo, generico, diciamo così. Poi, le prime offese quindi sono autoctone, bene. sì, no, ma sempre io comincio con la casa, poi dopo, prima di offendere gli altri, devi sapere offendere i tuoi, no? Mi sembra giusto. Invece mi incuriosisce molto questa tua esperienza, anche se solo per dei periodi in Tunisia. Come dire, c'è un gap iniziale, c'è una differenza, intanto la lingua, che è una roba mai sentita, mai studiata, nemmeno per caso. E appunto, qual è stato il tuo approccio, e se, ripensandoci, magari un'esperienza di rimanere a vivere lì, ce l'hai fatta, un pensiero, un desiderio? Più di uno, ma ti dirò, non si è realizzato perché c'è stata la rivoluzione. Io avevo un piede e mezzo a Tunisi, avevo già diversi discorsi in piedi. Allora, la lingua non è un grande problema, perché conosco di tunisino, di arabo, conosco tutte le parolacce che mi hanno insegnato i miei amici. Primo giorno te le insegnano, così sai che stanno dicendo di te. Come difenderti. L'italiano è molto parlato, il francese lo parlano praticamente tutti. Non che io parli francese, però insomma è molto più semplice imparare il francese dell'arabo per un italiano. E c'è una buona comunità italiana in realtà, almeno quando ci sono stato io, era prima della rivoluzione, la comunità italiana era bella folta, sull'aereo era pieno di italiani che vivevano in Tunisia e che avevano anche attività in Tunisia, e i tunisini personalmente li ho trovati veramente persone splendide, sono tuttora i miei amici, super accoglienti, ci sentiamo spesso, ed era difficile per me il weekend trovare un weekend libero, perché ogni weekend andiamo a visitare questo, andiamo a visitare quello, andiamo a visitare quell'altro, e per darti la misura, un giorno, siccome prendevo sempre lo stesso taxi, un sabato mattina è venuto il tassista per portarmi in giro per vedere il souk di Tunisi, e io da meridionale malpensante dicevo: quest'ora mi chiederà 1.000 euro, mi chiederà 500 euro, mi chiederà qualcosa in cambio. Ma ha fatto il giro di tutta la città antica di Tunisi. Alla fine gli ho detto: quanto ti devo? Lui dice: no, è stato un mio piacere, assolutamente nulla. Beh, delle situazioni particolari che non ti aspetti, come magari appunto, ma non mi ha chiamato oggi, non si è fatto sentire, come accade per esempio adesso in questa situazione di
di pandemia, in cui ci sono dei ristoranti che ricevono le ordinazioni per l'asporto, magari appunto ce ne sono alcuni che ordinano sempre dallo stesso posto tutti i giorni. Se tu per 2 o 3 giorni non ti fai sentire, magari loro si preoccupano, certo. gli è successo qualcosa. È diciamo un modo per vivere la nostra socialità, la nostra necessità di avere un gruppo, di avere una struttura sociale intorno a noi anche nelle situazioni più strane, che è quello che di solito devono fare gli espatriati quando vanno in un paese che conoscono poco, che conoscono un po', dove però magari non hanno tutti i sistemi appunto di sicurezza, di aiuto che hanno a casa. L'esperienza croata come è cominciata, a parte appunto essere un po' più rilassato che non andare dall'altra parte del globo per distanza, perché basta prendere un traghetto e torni in Italia se proprio ti viene voglia di scappare, no? Però come hai affrontato questa cosa? Se hai cercato subito italiani o se sei andato tranquillo? E lì era facile, giocavo facile perché ci sono andato per lavoro e dovevamo aprire un call center per il mercato italiano, quindi chiunque lavorasse lì parlava in italiano. È stato, poi era anche facile perché avevo questa protezione del fatto che tanto ci devi stare 2 mesi, figurati, no? Quindi non c'è stato quel taglio netto, anche se ti confesso che quando sono arrivato la prima sera ho aperto la valigia e ho detto ma chi me l'ha fatto fare? Però non è stato un taglio netto, sapevo che doveva essere un paio di mesi, poi sono diventati 6 anni, ma insomma. E poi era facile perché sì, comunque se consideri la costa croata o l'Istria dove ero io, l'italiano è parlato, e se non parlano italiano parlano inglese. Quindi i nostalgici avrebbero detto 20 anni fa che quella era Italia, eccetera, eccetera, ma questo non altro va. Però c'è tanta connessione, proprio un pezzo forse un pezzo d'Italia in un'altra nazione, mettiamola così per alcuni versi, no? Ma sì, la cultura italiana è molto sentita, la scuola, io ho tantissimi amici lì a Pola, parlano un italiano migliore del mio, cioè pulito, perfetto, impeccabile. La scuola elementare, la Dante Alighieri, si chiama Dante Alighieri, no? Tutti i miei amici da piccoli guardavano Bim Bum Bam come lo guardavo io, quindi c'è molta affinità culturale, senza contare poi che è vicino, cioè se ti vuoi andare a fare un caffè a Trieste in un'ora ci vai. Basta che non vai a Treviso per esperienza personale, poi per il caffè è tranquillo. Vabbè, quello è un po' più su, dai. Per essere precisi, all'aeroporto di Treviso. E tra l'altro, per chiudere proprio il momento nostalgico, quella che poi è diventata Telepiù e poi è diventata Sky, era una volta Tele Capodistria, che era la televisione che guardavamo da piccoli, che cominciava a fare lo sport, eccetera, eccetera. Quindi per dire quanta connessione c'è, no? Sì, assolutamente. Capodistria è subito dopo Trieste. Tu è la prima città che incontri passato il confine. E lì è una sensazione strana, soprattutto quando tornavo le prime volte, perché considera che all'epoca non c'era internet, c'era, ma non è che la gente usasse WhatsApp, che non esisteva, c'era Skype. Quindi aspettavi di passare il confine quando prendeva la Wind per poter mandare i messaggi gratis. Erano comunicazioni diverse all'epoca, quando arrivai io. Sì, anche diciamo, il mondo era un pochino più grande di quello che è adesso, non era enorme come 50 anni fa, però la differenza si può notare in pochissimo tempo. Sì, Piero? Sai che per un attimo ho pensato che dicessi il mondo era molto più grande di quello vero? No, Gomblotto subito. Anche diciamo così, il rapportarsi ai paesi, diciamo così, dall'altra parte dell'Adriatico, più passa il tempo e più sono vicini, più diciamo siamo integrati, non solo perché siamo europei, ma per motivi economici, per motivi di costruzione di relazioni più quotidiane, eccetera, eccetera. Quindi
sono anni e anni che si sta lavorando anche dal punto di vista delle istituzioni con i paesi dall'altra parte dell'Adriatico per costruire un sistema almeno di comunicazioni e di trasporti e anche di reti economiche. Da lì, per quale motivo stavi così bene, ti è piaciuto così tanto, lì in Croazia hai deciso di cambiare? O se non hai deciso tu, che cosa è successo per dover cambiare? Allora, io lì stavo da Dio, stavo benissimo, però considera che il mio era un contratto in distacco lì. Ero lì perché mi occupavo della sede, di tante faccende, ma prima o poi avevo una data di scadenza. Cercavo di capire un attimo che fare, se non che mi è arrivata una telefonata da Apple. Lì non puoi dire di no, insomma, se ti chiama Apple, nonostante inizialmente avessi detto di no perché pensavo che volevano delle fatture. No, ma perché pensavo fosse il fornitore che voleva delle fatture pagate. Quando mi chiamò la recruiter, io dissi no, ma non devi chiamare me, devi chiamare l'ufficio della contabilità. E quella dice no, ma io ti chiamo per una posizione in Apple. Perciò sì, fu uno shock, perché poi per me che sono informatico, io ho un background informatico, che mi ero limitato a fare magari il sito del salumiere sotto casa, ti chiama Apple, insomma, sono chiamate che non puoi dire di no. E certo, quindi... anche che dalla salumeria passi al fruttivendolo, mi sembra un salto. E lì c'è stato l'impatto poi dalla Croazia, quindi abbandonare il mare, il sole, il buon cibo, il tempo bello 8 mesi l'anno, eccetera, 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 eccetera. La benzina che costa poco, le sigarette se uno fuma che costano pure poco. E tutto il resto, e sei sbarcato a Cork, dove invece si mangia bene. Il mare c'è, però le temperature non sono le stesse. E il sole c'è un mese all'anno invece che 8, no? Un mese è aumentato da quando sono stato l'ultima volta. No, è sempre stato così. Il problema è che non è tutto di fila un mese, è un giorno qui, un giorno là. Un giorno a maggio, uno a luglio, magari una volta a dicembre e poi... un paio d'ore qua, un paio d'ore di là, insomma. Sì, no, Cork poi sono arrivato a gennaio, considero, il 2 gennaio, freddo, ghiaccio, non ti dico. Ma non era ti dico, Cork per me è tipo quella persona di cui magari ti innamori, però sai che è una stronza, non so se si può dire, però perché siamo fuori fascia protetta per chi ci ascolta in podcast dopo mezzanotte. Perché sai, è bella, a me Cork piace tanto, dell'Irlanda autentica, poi Dublino è una città internazionale, l'Irlanda vera è Cork. E a Cork, soprattutto all'inizio, con gli italiani c'era veramente una comunità bellissima, c'è ancora, però avevamo messo su una comunità fantastica, perché tu, al di là del mare, del sole, del vino, quello che tu veramente soffri fuori è la domenica, il pranzo della domenica, che tutta la famiglia e tutti gli amici stanno insieme e tu stai da solo. Abbiamo messo su questo bel gruppo, eravamo veramente numerosi, pranzavamo insieme, cenavamo insieme, sempre insieme, però poi Cork purtroppo è molto remota ed è collegata a Maluccio, quindi il primo trova lavoro e se ne va a Londra, il secondo se ne va a Dublino, il terzo torna in Italia e via via un circolo di 20 persone era rimasto veramente piccolo, e quella è una cosa che credo mi abbia fatto male. Poi ho avuto la possibilità di spostarmi su Dublino, però Cork per me la porto sempre nel cuore perché è stata veramente una bellissima esperienza. Poi sì, la comunità italiana di Cork è molto migliore di quella di Dublino. Qua cominciamo con le offese sull'isola ora. Okay. Non c'è scusate, in questo caso ragioniamo, non dipende dall'isola, ma dipende dagli italiani, dalle persone. Sì. Ma in quanto rappresentante della comunità italiana di Cork, e anche Piero è stato per un brevissimo periodo 6 settimane Emiliano a tratti, però sì, effettivamente, ma forse ti chiedo perché, come dici tu, Dublino è una città molto più internazionale, è più città. Nel senso che noi che veniamo dalla provincia ci troviamo bene a Cork perché le dimensioni sono relativamente umane.
Dublino ha ancora una dimensione relativamente abbordabile, però è sempre la capitale di una nazione, quindi poi ci sono quelle dinamiche da capitale che scattano un po' dappertutto, forse, no? È quello sì. E estremizzi il meglio e il peggio della comunità degli italiani, ovviamente, no? Mentre a Cork è più piccolina, tutti conoscono tutti, vai al bar degli italiani e conosci tutti. Dublino chiaramente ci trovi di tutto, trovi da quello che cerca il lavoro in nero, quello che vuole prendere il reddito di cittadinanza restando in Irlanda, trovi un po' di tutto, è anche bello così alla fine. Però la comunità, il senso di comunità era a Cork, era molto più sentito. Per non parlare dello standard italiano da Temple Bar del weekend, insomma. Sì, veramente basso. Belli, poi ci aggiungi anche i turisti e gli studenti di passaggio. Certo. Sì, c'è un quadro che spesso è poco edificante, no? In generale, no? senza diciamo così, rinchiuderlo agli italiani. Hai detto... Quando volete apro lo scatolone degli italiani a Londra, quando volete me lo dite. A proposito, scusa un attimo, apro una piccola parentesi, in uno dei tanti siti italiani, ce n'è uno italiani a Londra, e c'era una notizia che veniva da un altro blog di italiani a Londra, in cui si raccontava di questo ragazzo che è stato arrestato perché a Heathrow si è imbarcato con una bomba a mano nella valigia. Una bomba a mano vera, nel senso di bomba a mano vera, una bomba a mano svuotata e non innescabile, però sempre il genio nella valigia stava riportando a casa un cimelio bellico che avrà comprato in chissà quale mercatino da qualche parte e lo ha messo, soprattutto in questo momento che non viaggia nessuno, in una valigia, e si è fatto arrestare. Gli hanno dato un paio di mesi con la condizionale, insomma, più multa. Sono estremisti questi giudici quando ci si mettono. Sempre va per finire a Londra. Va a finire che uno non può portare una bomba a bordo ora, dai. Moriremo di politically correct, ragazzi. Poi alla fine, guarda, uno può andare dove gli pare e alla fine non puoi portare con te quello che vuoi, cioè io non lo so dove andremo a finire. No, c'è da considerare rispetto a Londra, a Dublino, gli italiani all'estero, gli italiani nelle capitali estere, è che il profilo delle grandi città, e Dublino rispetto all'Irlanda è una città enorme, è metà dell'Irlanda sostanzialmente come popolazione, come giro di persone. Ecco, per chi ci ascolta, questa è la notizia: arrestato italiano con una bomba a mano nello zaino. Ecco, c'è nome e cognome in bella vista, per favore? Sì, si chiama Federico Pezzolla. Federico Pezzolla è giornalista, scusa, Domenico Giovinazzo, 19 anni. E vabbè, ma questi sono peccati di gioventù, insomma. Questo è successo il 15 gennaio, ma è stato solo adesso. D'altronde, poverino, è Giovinazzo, quindi è un peccato di gioventù. Scusa, come si dice sempre dalle nostre parti, sono ragazzi. Se Domenico Giovinazzo ci stesse ascoltando, insomma, che si facesse vivo, noi lo intervistiamo volentieri come expat, con, diciamo, un carico di esperienza che ognuno di noi si può sognare. Guarda, aspetta, sul carico, parliamone prima, che carico porta, però va bene, ecco. Va bene, dove eravamo rimasti, scusate? Eravamo rimasti che stavo facendo una considerazione sulle capitali, soprattutto su Londra e Dublino. Dublino ha una popolazione che è quasi la metà dell'Irlanda, Londra non proprio, ma c'ha una popolazione veramente sterminata, e pesa rispetto alla vita dell'Inghilterra, del Regno Unito, in maniera effettivamente preponderante, quindi c'è una divisione tra Londra e il resto, che può essere quasi uno a uno, quindi sono delle situazioni molto particolari. Piero ha avuto la fortuna e la possibilità di vivere in un paese incredibilmente grande, con delle piccole città come Monterrey, che in realtà sono molto grandi, ma paragonate a Città del Messico sono veramente minuscole. Quindi ci sono delle situazioni in cui
la popolazione, le situazioni, il numero di lavori, il numero di le ore di trasporti necessari per andare da una parte all'altra, fanno diventare queste grandi città dei contenitori in cui tanti pezzi si affiancano, in cui appunto da una parte all'altra è come se stessi vivendo in due città diverse. Rispetto a Dublino, tornando a te, tu come hai approcciato questa grande città, venendo appunto da un'esperienza di Cork, che è una situazione assolutamente normale, di una città piccola ma che ha tutto quanto a portata di mano, in cui si può pensare di fare tante cose senza pensarci troppo, non è come appunto devo programmare perché ci vogliono 3 ore o non si sa che giri devo fare, insomma è tutto facile. E la tua esperienza dublinese, a parte lo stacco del lavoro, che hai dovuto cambiare lavoro ovviamente, ti sei dovuto adattare a delle situazioni diverse. Che esperienza ci puoi raccontare? Qual è la tua Allora, valutazione? no, Io rido perché ci sono 100 storie certo. possibili di situazioni improbabili che accadono quando uno deve fare questa cosa qui. No, ti dirò, Dublino a me piace comunque. Io personalmente preferisco magari Cork, che è piccola, ma Dublino a me piace, è una città facile, perché alla fine per essere una grande città comunque è facile viverci, è collegata decentemente bene, tolto i periodi di pandemia, insomma, per il resto è collegata bene. Poi devo dire che nel lavoro, iniziando il nuovo lavoro, c'era una comunità degli italiani di Microsoft, che è comunque un bell'ambiente, sono un sacco di ragazzi svegli, interessanti, simpatici, tranne uno, il resto sono tutte belle persone. Vabbè, ma ce n'è sempre uno, cioè se no non... Io mi sentirei di dire: che cosa sta succedendo? Sono tutti perfetti, c'è qualcosa che non va. No, Se perciò è stato nella mia facile. azienda tra gli italiani ci sono io, già quello cioè, ti fa capire che gli altri Scusa, possono essere un attimo, quindi stai dicendo che c'è un italiano in Microsoft che non è simpatico? Sì, io un po' il guastafeste, diciamo. Ecco, è uno dei nostri amici che abbiamo intervistato qualche settimana fa. Può essere. No, non è vero, dai. No, comunque sai, c'è nell'ufficio di Microsoft c'è proprio un'area che si chiama l'Italian Corner, dove fanno la pizza e la pasta, e quindi tu è matematico che se vai a ora di pranzo lì trovi solo italiani. Perciò era anche facile inserirsi, fare nuove amicizie. Poi no, Dublino è facile, Dublino è collegata bene, sai, c'è la LUAS che è piccolina, ma comunque sia ti collega e che non è un pullman. Anzi, io ti direi che forse invece del militare, io direi che tutti gli italiani un anno a Dublino dovrebbero farlo. Magari Londra non lo so, ma Dublino un anno glielo farei fare. Perché comunque è una città che un po' la testa te la apre sul fatto che anche una città grande può funzionare in una certa maniera. Oh, ma questa è una cosa che, diciamo, ci abbiamo ragionato più volte. Effettivamente, un periodo intanto fuori di casa, se sei del sud nell'Italia del nord, se sei del nord nell'Italia del sud, e poi un periodo all'estero, tutti lo dovrebbero fare, cioè per confrontarsi intanto con dei noi stessi leggermente diversi, quindi appunto conoscere un po' il nostro paese, di ampliare un po' lo sguardo, e poi di considerare che questo estero, che prima era molto lontano, molto remoto, adesso è vicinissimo. Io ragionavo nei primi periodi appunto in cui ci muovevamo in Europa e i ragazzi cercavano lavoro, lo trovavano, eccetera, che sostanzialmente per delle cifre ridicole io potevo programmare i prossimi 6 mesi andando tutte le settimane in un posto diverso per delle cifre ridicole, da autobus molto vicine. Effettivamente questo ti apre il mondo, ma anche se non è dall'altra parte del pianeta, non è l'Australia, non è l'Argentina,
però è Europa, Sì. quindi c'è un diverso rapporto. Più passa il tempo e appunto più le distanze si riducono dal punto di vista della comunicazione, della facilità di spostamenti, anche se appunto in Irlanda ogni tanto ti trovi in delle situazioni così in cui ti dici ma perché? Va bene, ma la tua no, beh, tra treni, autobus, aerei, macchine, autostrade, Solo eccetera, perché eccetera. hai perso un aereo un paio di volte perché c'era il traffico e l'aeroporto di Dublino è l'unico aeroporto al mondo che non ha una ferrovia che ci arriva, ma le scelte sono o il taxi o il bus, ma questo è No, un... ma non mi lamento, ho passato una giornata, una serata, una nottata in un paesino ridente e meraviglioso con un nome che posso mettere tra le figurine, che è Swords. No, dicevo, questa cosa del mondo che sta cambiando, che cambia costantemente, è come guardarsi allo specchio, no? Tu se ti guardi allo specchio tutti i giorni non ti accorgi che sei invecchiato, che magari sei cambiato, eccetera, ma se uno non ti vede per tanti anni, dici, oh, che ti è successo? E anche lì, Quindi la domanda... la domanda, il mondo cambia, tu da espatriato, il tuo rapporto con casa considerata l'Italia, con gli spostamenti, con i ritorni, come è cambiato nel tempo? Tu ovviamente se io ti chiedo dov'è casa tua, tu dici io sono a casa mia in questo momento, no? No, ti dirò di no, perché casa mia è in No? Croazia per me. Ah, grande. Questo è un caso, no? Di Casa solito mia è in tutti dicono Croazia, io qua ci sto bene, ci lavoro bene, ci passerò ancora tanti anni, ma casa mia è in Croazia. Quando sarà il momento io tornerò lì, non Quindi in Italia. la Croazia sul Salento. Sì. Perché sono molto simili in realtà, però il Salento è molto più remoto, eh. Io dalla Croazia in 2 ore di macchina, sai, puoi stare, anzi, è capitato un capodanno che ci siamo svegliati in un'altra nazione la mattina dopo. Abbiamo bevuto un attimo, ci siamo svegliati e eravamo in Slovenia. E un po' più in là c'hai l'Austria e c'hai l'Italia, e sei collegato meglio se vuoi. Salento è bello, mi piace, è casa anche quella, però è la casa dove sono nato, non quella che mi sono scelto. Ci torno sempre volentieri per la famiglia, per gli amici. Però la cosa, sai cosa mi piace tanto? E tornando alla domanda tua, che le distanze si stanno veramente riducendo molto. Io prima per tornare a casa dovevo fare un viaggio della speranza, arrivavo prima in America che a casa. Ora da Dublino c'ho voli diretti col Salento, c'ho voli diretti con la Croazia. Chiami un amico e dici dove stai? Sono ufficio a Dublino, ci vediamo stasera a cena sul lungomare di Pola o ci vediamo a Otranto a fare un aperitivo. Le distanze si stanno riducendo ed è una cosa per me bellissima. Invece la tua compagna che cosa dice? Qual è per lei? Casa ti segue, va bene la Croazia oppure... O tua moglie? Adesso non so quale sia la tua situazione No, è sentimentale. la mia compagna e lei è irlandese invece. Lei sta qui credo da tantissimi anni, credo 15. Lei si sente irlandese, lei è irlandese. Quando io andrò in Croazia, lei è benvenuta se vuole venire con me, c'è sempre C'è se una benvenuta. stanza per lei c'è sempre. No, scherzi a parte, è qualcosa di cui parliamo, ovviamente. Però sì, io del giorno zero le ho sempre detto, io prima o poi torno lì. E poi, sai, la flessibilità di poterci andare spesso, lavorare anche da lì per dei periodi, chiaramente aiuta. Senti, invece... No, scusami. No, prima di oltrepassare questa fase, noi abbiamo la domanda, appunto, ci hai risposto su casa tua dov'è, inaspettatamente ci hai detto la Croazia, ma quando è stato il momento in cui tu ti sei accorto di pensare a casa, a quella come casa e non appunto a Dublino dove sei ora, o Cork dove stavi, o all'Italia che è sempre casa, se qualcuno ti dice torni giù, tu pensi a quel giù, no? Per dei motivi così di logica mentale. C'è stato uno scatto che hai fatto click oppure ti è capitato così gradualmente a un certo punto ti sei accorto che pensavi a quella come una meta di casa? È una bella domanda me ne sono reso conto
nel periodo che sono stato a Cork e Dublino, perché sempre più spesso, anche per via dei collegamenti, sempre più spesso pensavo, ma sai che forse vado a farmi una settimana in Croazia, ma sai che mi sa che me ne vado in Croazia, molto più spesso che pensare, ma torno in Italia. Poi è successo pure tutta una serie di meccanismi, perché molto spesso che succede? Che io atterro da Dublino a Venezia, a Treviso in realtà, dove Piero ci tiene tanto, Importante che non prendi il caffè. e nel mentre i miei amici di Lecce prendono il volo per andare a Treviso, ci incontriamo lì e ce ne andiamo insieme in Croazia e stiamo lì un periodo, e la cosa che più mi fa piacere è vedere come i miei amici di Lecce e i miei amici croati sono ora amici tra di loro, quasi tagliandomi fuori in tutto ciò. Amici alle tue spalle. E mia mamma invece, che ormai ha deciso che tanto lei se ne va in Croazia a casa mia perché ormai è casa sua. Quindi si è creata questa sinergia. Beh, interessante, anzi è molto bello. A questo punto ci fai pensare al fatto che tra i tanti posti che visiteremo quando finalmente saremo liberi di viaggiare, la Croazia sarà uno di quei posti che torneremo a visitare, che abbiamo visitato sicuramente quando eravamo più piccoli, ma insomma da adulti non ci siamo tornati più. Invece volevo ritornare un passo indietro rispetto al lavoro, no? Perché tu hai cambiato da un'azienda relativamente piccola e poi sei passato a 2 aziende estremamente grandi. Prima fuori onda ci dicevamo quale delle 2 era più grande, eccetera, quale impiegati. La differenza tra la piccola e la grande, o tra le 2, qual è stato l'impatto, che ne so, di venire da quell'azienda in Croazia, arrivare all'Apple e poi magari da lì andare a Microsoft? Com'è stato? L'impatto brutto ce l'hai dalla piccola alla grande, ti tremano le gambe. Io ricordo che iniziavo l'induction a Holly Hill tipo alle 9 e mi sono presentato lì alle 8 meno 20 perché tanta era la tensione. Poi quando entri in Apple nell'ufficio, almeno all'epoca c'era questa enorme fontana monumentale sulla destra, che solo quella era più grande dell'ufficio dove lavoravo prima. Comunque le gambe tremavano un po' per il freddo, un po' perché l'impatto è pesante. Poi sai, Apple non è un'azienda dove niente era al caso, no? Il livello, la barra era alta, però è anche un'azienda dove se tu lavori diciamo non hai difficoltà, la gente ti aiuta, i manager ti aiutano, comunque l'impatto è più psicologico che nel lavoro quotidiano. Forse paradossalmente è più difficile nell'azienda piccola, dove nella piccola devi girare sempre a 1000 perché se sbagli qualcosa veramente rischi, mentre nelle aziende grandi c'hai un po' questa copertura che comunque imboscare di più. sì, volendo sì, però sì, l'impatto psicologico è pesante quando entri in Apple, insomma, per me è stata durissima, poi magari ero emotivo, magari l'ho sempre sognato, quello era il sogno della mia vita. Però sì, e io ricordo tra l'altro nell'ufficio dove ci siamo conosciuti con Raffaele, che era in questo ufficio di Apple a Oli che è gigantesco, e io lo vidi dall'altra parte dell'ufficio, no? E comincia a fare ciao Raffaele, lui si alza per salutarmi, dico gli vado incontro, cammina, ma lui era sempre piccolino, lontano e non arrivavi mai. I famosi open space, no? Che tu stai da una parte e dall'altra, ma in realtà io e Alberto ci siamo conosciuti in un training in un hotel dell'aeroporto in cui ci spiegavano come diventare project manager, quindi in 2 giorni. In un hotel dell'aeroporto. Ci hanno mandato a fare un training. Una fantastica, c'hai la sede più bella del paese dove fai training in un posto brutto, perché sono scelte Highlander, ne resterà soltanto uno. No, in realtà secondo me è un posto difficile. Il motivo c'è perché intanto così il trainer va e viene, quindi non c'è nessun problema, lo puoi infilare in albergo, e soprattutto dal punto di vista della concentrazione, il fatto di stare completamente da un'altra parte, non dover andare in ufficio quando fai quei 2, 3, 4 giorni di training, funziona perché sei un po' più isolato.
Non difendere a spada tratta, era una battuta No, ma mi rendo conto. Di basso livello. I motivi ci sono sempre. La State parlando di razionalità. cose secondarie, siamo seri. Invece la domanda seria, tornando indietro, ancora più indietro, che mi sono fatto da quel momento, ma ho teso l'evolversi delle altre domande, era all'Italian Comer come si mangia di livello pizza e pasta? Perché mi terrorizza sempre quando sento qualcosa di Italian all'estero. La prima cosa che penso è bollato, questo è da evitare. È vero, no, in realtà la pizza è molto buona, forno a legna, sono piccoline, e ogni tanto la chef special ogni tanto la chef special ha degli ingredienti un po' strani, però sono buone, obiettivamente sono buone. La pasta, sai, la pasta è sempre un'incognita, dipende anche dallo chef che c'è quel giorno, però generalmente hanno delle pappardelle a ragù decisamente buone. E posso dire lo stesso in Apple, dove non so Raffaele la tua esperienza, ma io mangiavo da Dio e se fosse per me ci andavo a mangiare anche nel weekend, però non si poteva. Allora io ho da contratto il fatto che non posso parlare del posto in cui lavoro. Comunque mangiare si mangia bene, ma in realtà quello che bisogna dire è che ci sono dei posti, che ne so, adesso in Microsoft non so, in Apple si paga il pranzo, poco ma si paga. Sì, anche in Microsoft si paga. Facebook per esempio è un posto dove non si paga, o Google per esempio dove non si paga, ti puoi anche riportare a casa la cena, quindi se tu non lo finisci loro ti fanno il pacchettino e quindi tra i benefit che hai puoi anche portare a casa la cena e quindi è un bel risparmio tra virgolette. Il problema qual è? È che dal punto di vista nostro, di italiani che magari cercano di mantenere un pochino la linea eccetera eccetera, è come andare tutti i giorni al ristorante a pranzo e a cena, quindi delle volte insomma non è esattamente pur essendo buono cibo in questi posti dove che sono dei veri e propri ristoranti, magari è un attimino più complicato diciamo mantenere la linea avendo tutte quelle opzioni, insomma. Vero. Ti avrei potuto invitare allora a quello che era il mercoledì, se non ricordo male, ogni 15 giorni che avevamo in Poker Strategy, ai tempi in cui quella era un'azienda veramente figa, che era il Nutella Day. E tu vedevi la gente praticamente prendersi a palettate di Nutella in faccia pur di arrivare primo al vasone gigante, uno dei tanti che veniva aperto, e soprattutto ti rendevi conto del successo di quel giorno dal fatto che tu vedevi strisce tipo stelle filanti che partivano dalla cucina e arrivavano ovunque nel floor. E fortunatamente dopo quell'azienda da 350 dipendenti si è ridotta credo a 31, quindi le cose sono cambiate un po' di livello. Il colesterolo era alto per tutti, insomma. Poi alla fine. Ma guarda, io ti posso assicurare che ho visto dei colleghi di venerdì o di sabato notte in condizioni più che indecenti trascinarsi disperatamente per i marciapiedi di Gibilterra fino ad arrivare al palazzo dove stavamo, passare il badge, entrare in cucina, mangiare l'improponibile e dire che mi sono ripreso, posso andare a casa. Vabbè, no, era free, era assolutamente concesso. Era concesso. Quindi non ci siamo smentiti, ci siamo fatti riconoscere come al solito. Siamo arrivati a parlare di cibo, come la metti, la giri, e alla fine si parla di magnà, come si dice al nostro quartiere. Detto questo, una domanda sulla nostalgia te la dobbiamo fare assolutamente, Alberto, perché il cibo fa parte della nostra cultura e veniamo tutti da posti diversi dove si fanno delle cose diverse, ognuno ha una memoria di come si mangiava a casa, la nonna, eccetera, eccetera, dei sapori specifici, e poi magari li cerchi all'estero, ogni tanto li puoi trovare, o se ci provi hai delle brutte sorprese, come nella futura serie dei 100 caffè peggiori del mondo che i nostri espatriati hanno bevuto, che stiamo iniziando in questo momento. Invece rispetto alla nostalgia, tu ogni tanto o nel passato hai avuto dei momenti di nostalgia in cui hai sentito che era troppo, che volevi tornare, oppure hai sentito una nostalgia rispetto a una cosa specifica? Per esempio, che cosa che non può mai mancare per te per stare a posto, per stare bene a casa?
Sì, due volte la sento. Allora, intanto la sento forte ogni volta che è estate e sto magari in Irlanda e ci sono 2 gradi e gli altri stanno tutti al mare. Il mare per un italiano del sud è un must, per forza. Lì la sento ogni volta, però non è talmente forte da dire me ne voglio andare, è forte da dire mi serve una vacanza, quello sì. Nostalgia forte è stata il primo periodo a Cork quando ero completamente solo, non avevo amici, non conoscevo nessuno e la domenica era dura perché di nuovo eri da solo e mentre la settimana lavori, sei impegnato, comunque ti passa. La domenica da solo era dura. E poi tornando sempre al solito discorso del cibo, andai a correre questa domenica, torno, mi cambio e c'era giù un chioschetto che faceva le pizze. Vado, prendo la pizza e c'erano 2 ragazzi. Ehi, che fai? Amicizia. E da lì poi va da sé. E poi pranzi, cene, sì, perché il cibo comunque è una costante. Per noi italiani è fondamentale. È un momento cruciale. Diciamo. Stavo chiedendo, conoscendoti sarà stata una domenica sola che sei rimasto solo. La prima domenica, poi diciamo che hai risolto. Diciamo il proverbio che la prima domenica non si scorda mai. Questo sulla nostalgia. Invece, proprio per il tuo percorso, con varie situazioni, vari passaggi, tutti concatenati, diciamo così, quasi un'escalation, no? Dai primi periodi di viaggi temporanei, poi un tentativo di costruire una situazione che non è andata, poi la situazione croata che appunto ti ha lasciato dei grossi strascichi positivi, e poi comunque sei andato in Irlanda e lì hai fatto più esperienze diverse. Che consigli dai non solo a chi sta pensando di fare, appunto, di espatriare, di fare un'esperienza in generale, che consiglio daresti a un ragazzo di un'età X o una ragazza di un'età X qualunque, cioè di farla subito questa esperienza, di farla il prima possibile, di farne più di una, nel senso di non fermarsi alla prima impressione, oppure non so. Sì, è proprio quello, è di farla. Credo che dopo i 18 anni, 20 anni va fatta. I paesi Irlanda, ma anche credo Londra, sebbene a Londra ci sono stato sempre da turista, ma credo che sia una delle città che forse più si presta a fare questa esperienza, che se la prima settimana che sei lì, i primi giorni che sei lì, pensi ho sbagliato, ho fatto una stupidaggine, è normale e devi sentirlo, perché se no non stai sentendo il distacco. Sì. Penso che oggi sia più facile farlo perché le distanze sono più brevi e la nostalgia si sente di meno, però va fatta quanto prima e forse ci sta anche con paesi un po' più diversi, perché se uno la va a fare magari in paesi molto simili la vivi meno. Poi dopo nulla toglie che se uno non si trova bene cambia. Nella vita si può sempre tornare indietro, ripartire, farlo 2 o 3 volte. L'importante è farlo quanto prima. Così uno capisce poi pure, no? Comincia ad apprezzare, magari uno apprezza di più quello che aveva in Italia, ci torna per rimanerci e non resta col dubbio, forse dovevo andare. E comunque hai fatto delle esperienze che a prescindere possono essere utili anche nel momento in cui tu ritorni a lavorare in Italia, perché le puoi spendere in maniera diversa, nuova, ti puoi distinguere dai tuoi pari, tra virgolette, perché hai fatto un'esperienza diversa e che è unica ed è tua. Connessioni, amicizie, esatto. Certo. Ti apre la mente questo fatto. Pure banalmente, quando a me questa cosa la raccontava una recruiter, no? Dice, quando uno è stato tanti anni all'estero e torna in Italia, io so già che quello è una persona che ha un certo senso pratico. Perché non è che uno è stato fino a 40 anni con mamma e papà a casa, è uno che si è dovuto arrangiare, ingegnare. Sì, perché torniamo alla una delle prime puntate in cui raccontavamo tutte le situazioni in cui ci siamo trovati, no? Perché a un certo punto uno
non sta più a casa, se la deve risolvere adesso, ed è ancora più complicato di quando sei fuori all'università, perché l'università magari sei relativamente vicino, quindi già se fai l'Erasmus le cose diventano diverse, ma quando sei un adulto e dipendi solo da te stesso, dal tuo stipendio e dall'esperienza che stai facendo lì, come dici tu, devi sviluppare un senso pratico che è frutto dell'istinto di sopravvivenza, ma che però poi dopo si vede, no? Anche io dico sempre, quando torniamo a casa ci sono delle situazioni in cui vedi delle persone che ti dici, ma come fa questo a sopravvivere in questa situazione qua? Perché tu magari non sarai la persona più scaltrata del mondo, ma hai sviluppato, tra virgolette, una serie di skills, per dirla da recruiter, che ti permettono di sopravvivere, no? Poi gli italiani sanno arrangiare bene, noi siamo veramente bravi su questo, perché forse abbiamo una elasticità mentale, non so da dove venga, però siamo un po' più creativi, in certe situazioni ne usciamo un po' in maniera strana, ma ne usciamo bene. Però sì, assolutamente, Emiliano, farla quanto prima, io lo consiglio a tutti. Prima possibile, partite, anche prima dell'università, dopo l'università, durante l'università, va bene tutto. Perché poi, sai, ti confronti magari e con gli spagnoli, e con i francesi, e con i tedeschi, pure quello è importante. Anche banalmente, sai, dicono in Erasmus uno si diverte, sì, io non l'ho fatto, però lo so che uno va in Erasmus per divertirsi, però anche quello è un modo per aprire la mente, no? E per capire un po' come gira il mondo. Beh, comunque ti devi citato delle vittime da Erasmus, peraltro, quindi tra l'altro anche da Erasmus di cugini, quindi lasciamo perdere. No, una cosa mi era venuta in mente così sentendoti al volo. Negli anni e nei diversi spostamenti che hai fatto, hai mai utilizzato i vari gruppi, non solo sui social, ma anche in generale i siti che sono su internet, che sono pieni di comunità italiane che vivono all'estero e danno dritte e cose? Questo te lo chiedevo perché, riflettendo su di me, io l'ho utilizzato una volta sola, al primo trasferimento quando andai a Manchester, da allora non l'ho mai più fatto. Considera, quando sono stato in Tunisia e in Croazia, Facebook c'era, ma era ancora agli esordi, Sì, era certo. proprio piccolo, quindi no. A Cork sì, tantissimo, tant'è che ero per un periodo anche amministratore del gruppo degli italiani a Cork, perché poi mi piaceva essere un po' essere al centro un po' di questa socialità. Su Dublino già di meno, perché comunque non ero nuovo in Irlanda, però l'ho usato per dire: ragazzi, che zona mi consigliate per andare a vivere, o piuttosto che come mi consigliate, come il modo migliore per muoversi nella città. Perciò sì, comunque sono utili. Poi in quei gruppi trovi di tutto, sta a te prendere quello che ti serve, non abusare magari. Io ricordo quando arrivai a Manchester c'era una pagina web, perché ai tempi, figura di Facebook, era il 2006, manco sapevo cosa fosse, che si chiamava proprio Italians Online, se non mi sbaglio. E aveva una marea di sezioni dedicate a una marea di pagine, mai più rivista, però ai tempi per Manchester fu strepitosa. Senza quella non sarei sopravvissuto probabilmente all'estremo nord inglese. Sì. A Cork l'ho usato veramente tanto per fare amicizie, ma non solo, sai, dove compro questo, dove compro quello, cosa mi consigliate, così come per viaggiare, l'ho usato parecchio, ero molto attivo. Sulle altre nazioni no, le altre nazioni l'ho usato poco, però sì, su Cork è stato molto utile, assolutamente sì. Adesso c'è un po' una tendenza, io che ovviamente per questo podcast li frequento spesso, insomma, un po' di quelli di tutta Europa, mettiamolo così, anche di tutto il mondo, a parte il fatto che io e Piero abbiamo deciso che il nostro favorito è Italiani in Bulgaria solo tutta la verità. Quindi, in Paraguay, in Paraguay, Bulgaria. Vabbè, se è tutta la verità va bene. Ma c'è questo adesso diciamo il topic del momento è: mi voglio trasferire, e che consigli mi date? Quelli che si sono già trasferiti inondano il poveretto o la poveretta di parolacce: ma no, ma dove vai? Stati a casa, ma dove vuoi andare? Ma non, quindi se prima 7-8 anni fa c'erano inviti, no certo vieni perché qua c'è, adesso invece è tutto respingente, è tutto fatto nella direzione opposta, quindi è un po' è strano, non so se perché c'è del malumore
condiviso un po' dappertutto, proprio perché, non so, adesso non siamo più così accoglienti come eravamo prima. Ma semplicemente magari è un periodo un po' particolare e quindi un certo numero di persone un po' più apprensive, un po' più preoccupate si sentono di sconsigliare, almeno in questo momento. In questo momento effettivamente ci vuole molta forza d'animo, molta organizzazione, soprattutto per intraprendere ora un'esperienza qualunque diversa, ma non solo all'estero, proprio anche all'interno dello stesso paese, un cambio, perché è tutto più complicato, con non solo i divieti e le prescrizioni, anche perché magari tu fai un colloquio una settimana e 2 settimane dopo la situazione è completamente cambiata, anche magari nel business in cui tu hai fatto quel colloquio e l'azienda ha delle prospettive diverse. Quindi in questo momento io non sconsiglio né io né ovviamente i miei soci di fare alcunché, però ovviamente come sempre ci vuole molta attenzione, molta motivazione e molta organizzazione che non guasta per fare delle cose nei momenti complicati, semplicemente. Poi ovvio dipende da come ognuno è fatto, perché se tu sei fatto che devi partire all'avventura o cogli l'attimo non lo fai più, fate come vi sentite, ovviamente, perché non vi possiamo dire altrimenti. Noi siamo sostanzialmente arrivati alla conclusione della nostra puntata. Ringraziamo Alberto di essere stato con noi in questa Grazie ora a voi. che è volata tantissimo. Sicuramente ci sono 100 domande che ti avremmo potuto fare e non ti abbiamo fatto, però è stato comunque un piacere sentire la tua storia, il tuo punto di vista sull'essere spatriati, su come vedi le cose, come le hai vissute tu, per cui ti ringraziamo ancora una volta di essere stati con noi. Io vi do appuntamento come primo, poi ovviamente tutti quanti saluteranno, anche tu Alberto solo lui, puoi però. salutare. No, tutti. Io concludo il mio segmento col darvi appuntamento intanto domenica per il promo della nostra 36esima puntata e poi la prossima settimana, come al solito, negli orari e nei tempi dovuti per la quarta puntata della seconda stagione di Una vita da lontano. È stato un piacere essere oggi con Alberto, grazie ancora, un ciao da Emiliano e passo ai soci per le conclusioni tecniche. No, Alberto, insomma, prima di Piero, dove andrai insomma, tra qualche settimana? Insomma, ci hai detto che... Non lo so ancora, dipende dai voli, dipende dalla situazione Covid, o in Italia o in Croazia, in uno di questi due posti, ma tornerò presto poi in Irlanda. Piero. Prima di chiudere, ma tu lo parli il croato? Sì, da bar, ma lo parlo. La barra è l'ideale. Un attimo, da bar che significa che puoi ordinare o che devi avere un paio di pivo prima di... No, anche quello, no, ma è quello gergale, lo capisco abbastanza bene, lo parlo in maniera, torturo la grammatica, ma lo parlo, certo non a livello professionale, però sì, comunque lo parlo. Grazie allora per averci dato anche quest'ultima soddisfazione rispetto alle curiosità che potevamo chiederti. E noi rinnoviamo l'appuntamento appunto per giovedì prossimo, il 4 di febbraio, come sempre alle ore 18:30 GMT, 19:30 per il Sud Europa classico, 20:30 per il Sud Europa, sì, tipo la Grecia, ma un po' più a est. Oppure se al 28 gennaio siete già in crisi d'astinenza da Natale, potrete sempre emigrare in una delle 3 Santa Claus degli Stati Uniti. Se scegliete quella dell'Arizona ci potrete ascoltare alle 11:30 del mattino. Ecco, questa era Una vita da lontano live ed in podcast. Grazie Emiliano, grazie Piero, ma soprattutto grazie Alberto. Noi ci sentiamo domenica e poi giovedì. Ciao!